Bene ragazzi, ben trovati. Continuiamo a parlare degli Stati Uniti dal 1860 al 1914. Abbiamo visto la scorsa volta la guerra civile, la guerra di secessione americana e le sue conseguenze. Abbiamo detto che dopo la guerra di successione americana gli Stati Uniti ebbero uno sviluppo industriale straordinario, impetuoso, si trasformarono nella prima potenza industriale del mondo. Questo anche grazie a dei fattori che in Europa non erano possibili. Gli Stati Uniti d'America non avevano l'aristocrazia, i costi dell'aristocrazia, non avevano mai avuto il feudalesimo, i privilegi feudali, le inibizioni dell'Europa. Per esempio il diritto ereditario sin dall'inizio in America era egualitario, mentre in Europa c'era il maggiorazzato, quindi l'eredità andava sempre tutta al figlio maggiore, al primogenito. Invece negli Stati Uniti sin da subito l'eredità si divideva tra i vari figli. Questo favorisce la distribuzione, il passaggio di mano in mano delle terre e delle altre ricchezze, favorisce l'ascesa sociale, la competizione del più forte, del più astuto negli affari. E questo è soltanto un esempio. Gli Stati Uniti d'America non avevano un esercito decente che potesse chiamarsi tale, almeno fino al 1900, almeno fino alla prima guerra mondiale, ma in realtà fino alla seconda guerra mondiale. Non spendevano per l'esercito, potevano spendere per altro. Anzi, loro non capivano, per loro e per gli americani era assurdo vedere gli europei che consumavano buona parte del loro bilancio per mantenere enormi eserciti, generali, colonnelli, le strutture dell'esercito. Poi anche l'America diventerà una superpotenza militare, ma soltanto con la seconda guerra mondiale. In precedenza non aveva costi, diciamo, per l'esercito. Poi aveva delle terre vergini, delle terre, la possibilità di espansione in nuove terre disabitate andando verso l'Ovest, la conquista del West. In Europa non c'era nessuna possibilità del genere, quindi l'America diventa anche una terra di immigrati. La grande potenza americana viene anche costruita dagli immigrati che sin da subito dall'Europa hanno iniziato a trasferirsi negli Stati Uniti, ma ancora di più questo succede dopo la crisi. Ricordate la crisi economica europea che inizia circa nel 1873, dal 1873 in poi saranno sempre di più gli immigrati dall'Europa, la grande migrazione. Non saranno più soltanto scozzesi, irlandesi o tedeschi. Moltissimi di questi saranno italiani, saranno persino russi, persino giapponesi, tantissimi altri paesi. Pensate che dal 1840 al 1924 l'America assorbe 35 milioni di emigranti. È rimasta famosa Ellis Island. Molti dei nostri progenitori, i nostri bisnonni, trisnonni, che si sono trasferiti in America, passavano attraverso questo punto di smistamento, un'isoletta vicino a New York, Ellis Island, dove venivano accuratamente controllati, d'accordo? Venivano controllati e, se nel caso, addirittura anche rispediti indietro se erano malati o qualcosa del genere. Quindi non era facile a volte accedere agli Stati Uniti e integrarsi negli Stati Uniti, ma con fatica. Moltissimi immigrati, anche italiani, lo fecero, superando difficoltà, razzismo e così via. Dal 1870 al 1900 gli Stati Uniti d'America, che hanno un'altissima natalità, non solo per gli immigrati, ma anche per i nuovi nati, raddoppiano la popolazione, arrivano a una popolazione che prima era un po' più di 35 milioni, adesso diventa 75 milioni. Questo enorme sviluppo economico è permesso anche dal liberismo, un liberismo selvaggio, un liberismo senza regole. Chiunque può diventare imprenditore, fare quello che vuole, non ci sono vincoli, le tasse sono bassissime
abbiamo un enorme sviluppo economico, naturalmente questo ha dei risvolti però anche pericolosi e inquietanti. Non c'è nessuna assistenza sociale, non vi è, attenzione perché questo sarà disastroso nel prosieguo della storia degli Stati Uniti, non vi è sufficiente controllo da parte dello Stato centrale nei confronti delle aziende, nei confronti delle banche, nei confronti della borsa di Wall Street e così via. C'è una situazione di anarchia liberista. Infatti abbiamo visto che esattamente come in Europa si formano le corporation che sono sempre di meno, i trust, i cartelli, ricordate i monopoli. In ogni settore economico abbiamo uno o due aziende che controllano quasi tutta la percentuale del mercato di quel settore. Abbiamo fatto pure gli esempi parlando della tendenza analoga che avvenne negli stessi anni in Europa, no? La US Steel gestiva più del 90% dell'acciaio americano, la Standard Oil dei Rockefeller gestiva più del 90% dell'estrazione del petrolio e delle raffinerie del petrolio. Quindi attenzione, il libero mercato sfrenato ha la controindicazione paradossalmente di inibire la libera concorrenza, perché chi è grande diventa sempre più grande, non impedisce ai piccoli di poter emergere, naturalmente blocca il mercato. Questi trust si mettono insieme, le corporation sono una cosa che esisteva anche in Europa, ma in America è un fenomeno vastissimo, cioè aziende che hanno e possiedono, che sono attive in molti settori diversi dell'economia, che però la stessa azienda ha interessi in tanti settori diversi, quindi si formano pochi di questi monopoli, di queste corporation. Paradossalmente la crisi del 1873, che dura fino al 1793 in Europa, ve lo ricordate? 1876, la crisi in Europa. Paradossale che nel 1873 la crisi nasce dal fallimento di una banca americana, eppure la grande crisi europea non colpì quasi per niente gli Stati Uniti d'America, mentre l'Europa era almeno un po' è stata in difficoltà, l'America assolutamente no. Ebbe una crisi economica più limitata in un periodo successivo dal 92 al 95. Per il resto tutto a gonfie vele, d'accordo? E abbiamo già visto che tranne uno dal 1860 al 1912, mi dispiace, forse l'altra volta ho detto 1914 pensando all'inizio della guerra mondiale, no, dal 1860 al 1912 tutti i presidenti tranne uno sono del partito repubblicano, quindi nordisti, industrialisti, affaristi, eccetera. C'è da dire che esattamente come in Gran Bretagna, anche più della Gran Bretagna, il movimento operaio e socialista si sviluppa molto poco negli Stati Uniti d'America, un po' per una questione proprio di mentalità, no? Gli americani sono pragmatici, esattamente come gli inglesi, forse più degli inglesi, rifuggono da teorie politiche onnicomprensive che vogliono trasformare completamente la società come il socialismo in base a dei presupposti ideali che forse però sono troppo in contrasto con la realtà dell'economia, con la realtà di ogni giorno. Gli americani non amano in generale le ideologie, però c'è anche la questione del sistema elettorale. Vi ricordate, l'abbiamo detto in Gran Bretagna, abbiamo ripetuto in tante lezioni di questo corso triennale di storia, il tipico sistema elettorale anglosassone, quello che viene chiamato anche winner takes all, il sistema elettorale uninominale maggioritario, in cui in ogni collegio elettorale viene eletto solo il primo, quello che prende un voto in più, e il secondo, il terzo partito, eccetera, non ottengono alcun seggio. Abbiamo visto che questo favorisce il bipartitismo, la formazione di due soli partiti maggiori, come il bipartitismo in Gran Bretagna. Ricordate, il bipartitismo in America, o i partiti dell'America, adesso due più grandi, quelli che prendono voti e seggi sono sempre gli stessi dell'epoca, Partito Repubblicano e Partito Democratico, anche perché il sistema elettorale uninominale maggioritario difficilmente consente l'emergere di altri partiti,
Durante la crisi degli anni 90, infatti, si formarono in America altri partiti, come il People's Party. C'è stato un populismo americano che predicava il fatto che il popolo fosse ingannato dalle elite dei politicanti e voleva in qualche modo che il popolo dovesse riprendere il potere. Il People's Party, il partito populista, ma anche, attenzione, un partito socialista, per quanto possa sembrare strano, partiti che arrivarono a prendere anche intorno al 10% dei voti ognuno, ma capite, in un sistema uninominale maggioritario, in ogni collegio tu prendi il 10%, c'è sempre qualche partito che prende ben di più, viene eletto soltanto il rappresentante di quell'altro partito. Quindi il partito populista, il partito socialista, anche se negli anni 90 o all'inizio del Novecento presero un buon numero di voti, non riuscirono a scalfire i partiti democratici della tradizione, quelli fedeli alla Costituzione, il partito repubblicano e il partito democratico. Quindi abbiamo, diciamo, questa situazione. Il movimento operaio si sviluppa, ricordate come in Gran Bretagna, il movimento operaio difficilmente crea propri partiti e si presenta alle elezioni, esattamente come le trade unions inglesi, che poi alla fine formeranno nel 1906 il Partito Laburista, ma alla fine il movimento operaio preferiva restare nelle fabbriche, occuparsi di casi concreti, delle condizioni, dei salari di lavoro dei lavoratori. Non era un movimento politico, era un movimento sociale, d'accordo? Inoltre ci sono dei sindacati americani, i sindacati americani non avranno mai tutti quegli iscritti e tutto quel potere che avranno i sindacati europei. Comunque nascono alla fine dell'Ottocento i sindacati americani. Il primo è l'AFL, American Federation of Labor, la Federazione Americana del Lavoro, nasce nel 1886, è un sindacato un po' spocchioso, possiamo dire un po' razzista, esclusivista, diciamo così, un sindacato esclusivista di elite, accettava soltanto gli operai bianchi, quelli anglosassoni e quelli più qualificati, ma c'era una massa di operai dequalificati con lavori stagionali molto sfruttati, che spesso erano immigrati dall'Europa, non sapevano neanche parlare bene l'inglese. Quelli venivano tenuti fuori dall'aristocrazia operaia rappresentata dall'AFL e quindi nasce l'IWW, cioè l'Industrial Workers of the World, un altro sindacato che ben presto ottiene molti più iscritti dell'AFL, perché l'Industrial Workers of the World non è un sindacato esclusivista che accetta solo un'elite operaia, è un sindacato egualitario di massa che accetta tutti, quindi anche gli operai dequalificati, gli stagionali, gli immigrati che non parlano l'inglese, quelli che vengono dall'Europa meridionale, come gli italiani. Avrà più di 100.000 iscritti, ma comunque questi sindacati inglesi non diventeranno mai forti come i sindacati europei. La caratteristica dei sindacati americani, e che differenzia molto dai sindacati europei, attenzione, perché in buona parte ancora è così, è il loro approccio corporativo. Che significa? Significa che mentre qui abbiamo, pensate ai sindacati italiani, pensate alla CGIL, la CISL, la UIL, abbiamo i sindacati generalisti, cioè la CGIL, la CISL, la UIL si occupano di tutti i tipi di lavoro, no? Accettano qualunque tipo di operai, di qualunque settore operino. Invece i sindacati americani sono corporativi, cioè c'è il sindacato dei camionisti, c'è il sindacato dei pulitori, c'è il sindacato degli agricoltori che coltivano determinate colture e così via. Cioè per ogni lavoro c'è un proprio sindacato, d'accordo? In questo senso, un sindacato per ogni categoria di lavoratori. Questa è la caratteristica del sindacalismo americano. Vincono sempre i repubblicani, eleggono sempre il presidente. L'America è spaccata, abbiamo visto dopo la guerra civile, quasi tutti al nord votano per il partito repubblicano, quasi tutti al sud votano per il partito democratico, il
Partito Repubblicano prende più voti, ricordate perché? Perché veniva votato anche dalla maggior parte dei pionieri, che sono sempre di più, che fondano gli stati del West, d'accordo? Gli stati dell'Ovest, anche loro di solito votavano per il partito repubblicano. Attenzione, non pensiate che per il partito repubblicano votassero i più ricchi, sì, votavano i grandi industriali, però anche molto proletariato, anche molti operai del nord votavano per il partito repubblicano. Il partito repubblicano ovviamente si sarebbe giovato anche del voto degli ex schiavi neri. I repubblicani avevano liberato, no, i neri dalla schiavitù, ma ricordate che tranne i primi anni i neri poi furono messi in condizione, ricordate, dagli stati del sud di non votare, e quindi il partito repubblicano non si poté giovare del voto dei neri perché aveva raggiunto, ricordate, il compromesso con i sudisti. I neri non votavano. Il partito repubblicano e il partito democratico erano, per quanto sembri strano, divisi anche da un punto di vista religioso. Molti imprenditori nuovi delle grandi città del nord votavano partito repubblicano e molti erano irlandesi. Cioè, attenzione, il partito repubblicano prendeva molti voti dai cattolici. Irlandesi, italiani, ma in particolare irlandesi erano potentissimi, poi arrivarono sempre più italiani. Nel nord, gli italiani di New York, Little Italy, per quale partito votavano? Per il partito democratico, per il partito, scusate, per il partito democratico, scusate se prima ho detto repubblicano. Il partito repubblicano, il partito democratico si giovava anche per i pochi voti anche che prendeva nel nord dei cattolici, in particolare gli irlandesi o gli italiani votavano per il Partito Democratico, mentre invece il Partito Repubblicano era più un partito protestante, d'accordo? Prendeva voti anche dagli immigrati, dai gruppi etnici protestanti, ok? Quindi che cosa succede? La grande espansione dell'America industriale è dovuta anche a una nuova organizzazione della fabbrica, una nuova organizzazione del lavoro che si svilupperà anche in Europa, però che negli Stati Uniti raggiunge proprio l'organizzazione di livello massimo, il cosiddetto Fordismo o Taylorismo, di cui parleremo però a parte, parlando della seconda rivoluzione industriale alla fine del Novecento. Quindi c'è da dire, anche se ne abbiamo già parlato, non fa niente, lo ripetiamo, ne parlammo andando avanti nel tempo, degli indiani, dei nativi, quelli che oggi si chiamano nativi americani, gli indiani, pelli rosse. Gli anni 80, gli anni 90 dell'Ottocento sono anche gli anni in cui vengono liquidate le ultime tribù indiane che resistevano. Finirono le guerre indiane e l'ultima sconfitta fu Wounded Knee, no? Il ginocchio ferito, d'accordo? Proprio negli anni 80 o 90 furono schiacciate le ultime tribù indiane che resistevano a combattere, finiscono le guerre indiane, ma attenzione che gli indiani furono sterminati. Erano 1 milione quando si stanziavano le prime colonie inglesi. Alla fine dell'Ottocento erano 200.000. Attenzione, non furono uccisi soltanto in battaglia, furono letteralmente sterminati. Gli indiani sterminati. Purtroppo la nazione americana si basa sullo sterminio. Moltissimi indiani furono uccisi da cittadini privati che andavano così spontaneamente in gruppi armati di fucile a ucciderli, d'accordo? I villaggi indiani venivano assaliti dai coloni bianchi che li fucilavano, li sterminavano così. La maggior parte degli indiani non fu uccisa durante guerre regolari con l'esercito federale degli Stati Uniti, ci fu uno sterminio. Gli indiani che restarono, espropriati delle proprie terre, di tutte le proprietà, furono costretti a vivere nelle riserve, territori piccoli, limitati e molto poveri, spesso erano dei pezzi
improduttivi di deserto. Abbiamo visto che soltanto nel 1926 i nativi americani, i cosiddetti indiani pellirosse, poterono votare. E loro erano quelli che stavano sul suolo americano prima dei bianchi. Poterono votare soltanto nel 1926. E allora che succede? A un certo punto abbiamo una svolta perché, ok, moltissimi presidenti repubblicani, però ce n'è uno particolare che viene eletto nel 1900, rieletto nel 1904, quindi governa dal 1900 al 1908, è un repubblicano riformista molto molto popolare che ancora adesso è nel cuore degli americani, si chiama Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, da non confondere con l'altro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, che invece di essere repubblicano è democratico, ovviamente il presidente del New Deal e della seconda guerra mondiale, eletto nel 1932, quello viene dopo Franklin Delano Roosevelt. Questo è il primo Roosevelt, Theodore Roosevelt, repubblicano. Theodore Roosevelt era una leggenda in America, ancora adesso lo ricordano con affetto gli americani, uno dei 4 presidenti rappresentati nelle statue gigantesche del Monte Rushmore. Theodore Roosevelt ha avuto una vita avventurosa, cambiando moltissimi lavori. Fu prima capo della polizia di New York, poi diventò giornalista. Poi pensate, spontaneamente, spesso con fondi suoi, mise insieme uno squadrone di cavalleria per andare a combattere la guerra ispano-americana a Cuba, di cui parleremo tra poco. Quindi andò a combattere a Cuba unendo i suoi lavori, quindi prima poliziotto, poi giornalista, poi militare, in questo caso fece il militare a Cuba, unendo anche a questo il suo precedente lavoro, quello di giornalista, perché lui comandava lì un battaglione, faceva la guerra contro la Spagna a Cuba, ma scriveva anche degli articoli, no, in cui descriveva la guerra, che erano letti praticamente da tutti gli Stati Uniti, avevano un enorme successo. Theodore Roosevelt viene eletto, gli hanno dedicato, forse lo sapete, faccio riferimento alla cultura pop, i film Una notte al museo, no? Theodore Roosevelt è interpretato da Robin Williams, è la statua a cavallo, no? Che si anima ed è il protagonista, uno dei protagonisti, il protagonista principale del film Una notte al museo e dei suoi remake. Theodore Roosevelt è quello che inventa il teddy bear, il giocattolo, l'orsacchiotto giocattolo, simbolo degli Stati Uniti d'America, che lui mutuò da un orsacchiotto che era posseduto da sua figlia. Theodore Roosevelt, a differenza di precedenti presidenti repubblicani, fa delle riforme, per quanto limitate. Fa delle riforme sociali a favore dei poveri, a favore degli operai, sì, non è granché, lo Stato sociale americano ancora non esisteva, fu creato solo dopo il disastro del 1929, del crollo di Wall Street, che vedremo successivamente, un altro ciclo di elezioni, però fa delle riforme, fa anche delle riforme antitrust, perché si accorge che il capitalismo americano è minacciato dai monopoli, dai trust, fa delle leggi antitrust che però si riveleranno, come vedremo col crollo di Wall Street, la grande depressione del 1929, non sufficienti, inadeguate, però lui aveva individuato comunque il pericolo. Non sono riforme, attenzione, antiliberiste e anticapitaliste, sono riforme anzi a favore, cioè riforme a favore del capitalismo e del liberismo economico, riforme che cercano di far funzionare al meglio il capitalismo economico, cercando di attutire e eliminare gli inconvenienti che si mostravano un po' agli occhi di tutti, d'accordo? Che succede con Roosevelt e con altri presidenti? Certo, non è che l'ha inventato lui, inizia anche il colonialismo americano oppure l'imperialismo americano. Sembrerebbe una contraddizione. Come gli Stati Uniti d'America erano stati anch'essi una colonia, hanno fatto una guerra di indipendenza anche lodevole da un punto di vista simbolico in nome della libertà, della democrazia, della libertà dei popoli, eccetera, come anche loro vanno a colonizzare, a sottomettere altri popoli, esattamente come le potenze europee.
l'espansione economica spingerà gli Stati Uniti anch'essi a delle forme di colonialismo, di imperialismo, però saranno abbastanza diverse rispetto al colonialismo europeo, più furbe. L'imperialismo americano è un imperialismo di tipo indiretto, cioè gli americani, a differenza degli europei, non occuperanno, vedremo, molti territori, alcuni sì, ma a volte saranno piccoli e di importanza strategica per poter avere le basi per una flotta. Il capitalismo americano sarà un capitalismo indiretto, cioè cercherà di controllare e di influenzare interi paesi da un punto di vista economico, cioè un controllo di tipo economico indiretto, senza occuparli militarmente, quindi senza neanche aver bisogno delle spese di occupazione o della necessità della repressione, dell'organizzazione della vita dei cittadini, delle colonie, a differenza dei paesi europei. Domina alcuni paesi, adesso lo vedremo, economicamente, in maniera indiretta, li influenza anche attraverso le aziende private che spadroneggiano nell'economia di questi paesi. Voi direte, ma c'è già il caso di un paese europeo che fa un imperialismo indiretto, la Gran Bretagna nei confronti dei paesi dell'America Latina. Ricordate bene, la Gran Bretagna domina i paesi dell'America Latina in maniera indiretta, perché i paesi dell'America Latina dipendono per la loro economia, per la loro sopravvivenza dalle merci inglesi. Però è anche vero che l'esercito di Sua Maestà Britannica Regina Vittoria interverrà più volte militarmente invadendo paesi latinoamericani, mischiandosi nelle loro guerre. Gli Stati Uniti lo faranno in parte, in maniera limitata, soltanto una volta, durante la guerra civile messicana, che forse vedremo magari a parte in un'altra lezione, forse dedicata, se farò un'altra lezione dedicata all'America Latina nel secondo Ottocento, all'inizio del Novecento. Che cosa succede? Ricordate la dottrina Monroe del presidente americano Monroe, l'America agli americani. Significava, ve lo ricordate, che le potenze europee non dovevano avere colonie, non dovevano avere eserciti, si dovevano disinteressare agli Stati Uniti. Monroe dice l'America agli americani. Attenzione, tra gli americani purtroppo non sono compresi i nativi, i pelli rosse, oppure i Maya, gli Aztechi, gli Incas. L'America agli americani, disse nel 1830 il presidente Monroe, gli americani sono gli americani bianchi, naturalmente, sono i discendenti dei coloni. Significa non vogliamo le potenze europee. Questo motto fu applicato anche, ricordate, alle guerre di cui abbiamo parlato, di indipendenza all'inizio dell'Ottocento, le guerre con cui tutti i paesi latinoamericani ottengono l'indipendenza dalla Spagna e dal Portogallo. Questa dottrina, gli americani, gli Stati Uniti quindi erano a favore dell'indipendenza dell'America Latina, però non avevano un vero e proprio esercito, quindi questa dottrina Monroe si esercitò, diciamo, soltanto a livello ideale, a livello puramente formale. Questa volta invece gli americani intervengono militarmente. Cosa succede? Succede che Cuba nel 1895 si ribella alla Spagna. La Spagna era un paese allo sfascio ormai da moltissimo tempo, abbiamo detto tante volte. Le ultime colonie spagnole come Cuba oppure Porto Rico nei Caraibi si ribellano, c'è una lotta indipendentista, una guerra indipendentista contro la Spagna. La guerra contro la Spagna finisce nel 1898, guarda caso finisce dopo 3 anni, proprio quando gli Stati Uniti d'America intervengono a Cuba con un proprio esercito, soprattutto di cavalleria. L'abbiamo già detto, il futuro presidente Theodore Roosevelt, pochi anni prima di diventare presidente, andò lì lui stesso a combattere con la cavalleria, quindi intervengono a Cuba gli statunitensi a favore dell'indipendenza di Cuba. La Spagna perde, ovviamente. Nel 1798 Cuba è indipendente soltanto formalmente. In realtà gli Stati Uniti d'America la controllano e influenzano in maniera indiretta. La Costituzione cubana viene scritta dagli Stati Uniti. È un po' strano, no? Poi come Cuba si è ribellata, indipendente dalla Spagna, la Costituzione di Cuba viene scritta dagli Stati Uniti d'America con alcune clausole veramente singolari. Alcuni ministri del governo cubano, qualunque governo sia, di qualunque segno politico, vengono nominati direttamente dagli Stati Uniti. No. È un po' strano.
Gli Stati Uniti hanno numerose basi militari a Cuba e gli Stati Uniti poi controllano completamente l'economia cubana, l'economia saccarifera della zona, perché tutte le piantagioni di zucchero cubane passano di proprietà dalla Spagna alle grandi aziende americane, quindi i possessori dei terreni delle aziende che sfruttano i cubani a coltivare lo zucchero sono tutte aziende americane, quindi un dominio proprio indiretto ma sostanziale su Cuba. Per quanto riguarda Porto Rico la cosa è più scoperta, Porto Rico diventa un vero e proprio protettorato americano. Voi sapete che anche oggi Porto Rico è uno stato associato degli Stati Uniti d'America. Vi ho fatto cenno alla guerra civile messicana, dove gli americani appoggeranno i ribelli liberali contro il regime conservatore, contro il dittatore conservatore. Quindi che succede? Se fino alla fine dell'Ottocento era stata sempre la Gran Bretagna ad avere un controllo economico indiretto sui paesi dell'America Latina, adesso gli Stati Uniti cercano di prendere il posto della Gran Bretagna. L'esplosione economica, industriale degli Stati Uniti fa sì che gli Stati Uniti vogliano ingerirsi sempre di più nell'economia e nella politica dei paesi latinoamericani, prendendo in questo il posto che aveva la Gran Bretagna. Attenzione, gli americani si prendono anche ex colonie della Spagna, che quindi, tranne qualche isoletta delle Antille, la Spagna perde tutte le colonie, le ultime colonie che aveva, e tra l'altro America agli americani, un vecchio motto di Monroe, viene applicato davvero in maniera definitiva, perché Cuba e Porto Rico sono le ultime colonie importanti che una qualsivoglia nazione europea aveva negli Stati Uniti. Resta soltanto la Guyana francese, la Guyana olandese, in Sud America qualche isola delle Antille a francesi, inglesi, olandesi, ma cose di scarsa importanza. E fate attenzione, perché la dottrina Monroe, l'America agli americani, venne reinterpretata da Roosevelt in chiave nazionalistica, in chiave imperialistica. Prima la dottrina Monroe, decenni prima, era un motto che significava libertà. Ogni popolo, certo ogni popolo discendente dai colonizzatori, però ogni popolo doveva governare a casa sua nei paesi americani, non doveva subire il colonialismo europeo. Adesso, attenzione, Theodore Roosevelt e anche altri presidenti interpretano purtroppo questo motto in senso aggressivo e imperialistico, cioè America agli americani. Significa non solo l'America a tutti i popoli americani, ma significa anche America agli americani nel senso America agli statunitensi. Cioè la dottrina America agli americani significa che non tutti gli americani sono uguali. In realtà gli statunitensi devono avere il ruolo, secondo Roosevelt, di protettori degli altri stati americani, cioè degli stati latinoamericani considerati deboli e inferiori, di proteggerli da eventuali ingerenze europee, soprattutto dalla Gran Bretagna. Quindi una dottrina l'America agli americani che assume un significato sottile, un significato surrettizio di tipo aggressivo, mentre all'inizio da Monroe America agli americani significava libertà dei popoli americani dalle potenze europee. Adesso inizia a significare l'America, tutto il continente deve essere dominato dagli americani, quelli più forti, cioè dagli statunitensi. Purtroppo fu pronunciata una frase non molto carina, che l'America Latina, si disse, è il nostro cortile di casa, disse qualcuno, non si sa bene chi, qualche presidente, qualcuno ai vertici degli Stati Uniti. L'America Latina è il nostro cortile di casa, noi siamo i padroni. Gli Stati Uniti d'America si fanno dare dal trattato di pace anche altre colonie spagnole, in particolare le Filippine. Vedete che cosa c'entrano le Filippine? Mica sono in America, infatti non c'entrano assolutamente niente.
Però avendo sconfitto la Spagna a Cuba, gli Stati Uniti si vedono assegnare anche le Filippine, che la Spagna non è più in grado di mantenere, di controllare, anche perché si era sviluppato un violento movimento indipendentista. Ma voi siete convinti che le Filippine sono contente di passare dalla dominazione spagnola alla dominazione statunitense? No, infatti dal 1898 al 1902 gli statunitensi ci misero 4 anni per conquistare effettivamente le Filippine e per stroncare il movimento indipendentista. Quindi vedete, non è proprio vero che gli americani non occupano territori se non isolette. Le Filippine non sono un gruppo di isolette, sono un territorio molto molto grande. Quindi attenzione, gli americani occupano, nasce tardivamente rispetto agli altri paesi europei l'imperialismo americano, anche territori in Asia. Diventa una potenza asiatica, una potenza pacifica, cioè nel senso dell'Oceano Pacifico, le isolette dove mettere le proprie flotte per controllare la situazione e poter poi commerciare con la Cina. Ricordate quando ho parlato della Cina, vi ho detto che gli americani si presero una zona di influenza anche in Cina, facevano lucrosi affari, però fu merito degli americani, l'abbiamo detto, gli statunitensi. Se la Cina almeno formalmente non fu spartita tra le grandi potenze, ma rimase almeno formalmente indipendente, quindi isole come le Hawaii, l'isola di Guam o altre isole o altri arcipelaghi polinesiani, le isole Salomone per esempio e così via. Quindi l'imperialismo americano. Ultima cosa, abbiamo Panama. Oltre all'orsacchiotto, Teddy Bear e a tante altre cose che abbiamo visto, il presidente Theodore Roosevelt è famoso anche per aver costruito il canale di Panama, un'opera ingegneristica eccezionale, simile a quella che Francia e Inghilterra fecero, ricordate, aprendo il canale di Suez. Un problema secolare, come passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, si risolve senza dover andare giù fino alla punta del Sud America e poi ritornare. Si taglia l'istmo a Panama. Anche qui abbiamo un'operazione imperialistica. Nel 1902 gli Stati Uniti d'America, il presidente è proprio Theodore Roosevelt, che ebbe il merito di iniziare la costruzione del canale di Panama, ma il canale poi fu aperto nel 1916, quando Theodore Roosevelt non era più presidente, però lui fece iniziare i lavori. Nel 1902 gli Stati Uniti d'America occupano Panama, inizialmente dicono che estrano lì solo per costruire il canale. Però poi che cosa succede? Succede che nel 1903 gli americani fomentano una rivolta dei cittadini panamensi contro la Colombia, perché all'epoca Panama faceva parte della Colombia. Panama, sobillata dagli Stati Uniti d'America, si ribella alla Colombia e ottiene l'indipendenza. Così, capite, gli Stati Uniti d'America possono sfruttare, possono gestire in maniera più facile il canale di Panama, che non appartiene più alla Colombia, ma al piccolissimo stato di Panama, che è uno stato in realtà completamente dominato, ovviamente, dagli Stati Uniti d'America. Paesi latinoamericani abbiamo visto, quindi, però anche la Gran Bretagna, anche questo l'abbiamo già detto, interveniva militarmente all'interno delle guerre tra i vari paesi latinoamericani, oppure delle guerre civili all'interno di ciascuno di questi paesi, ma gli Stati Uniti d'America inizia a fare una cosa simile. Gli Stati Uniti d'America mentre il canale di Suez, ricordate, è internazionalizzato, gli Stati Uniti d'America invece si assicurano il controllo completo del canale di Panama, non danno spazio alle altre potenze, lo gestiscono, lo controllano da soli. Ultima cosa da dire, per arrivare proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, abbiamo visto che il repubblicano Theodore Roosevelt viene rieletto 2 volte, 1900-1904, quindi lascia il potere nel 1908. Nel 1908 viene eletto un altro presidente repubblicano, attenzione, si chiama Taft.
non fa nessuna riforma a differenza di Roosevelt. Roosevelt è scontento, Roosevelt non ha più il potere. Taft dal 1908 al 1912. Cosa succede? Nel 1912 si ritorna alle elezioni e il presidente repubblicano Taft, successore di Theodore Roosevelt, si ripresenta ovviamente alle elezioni. I democratici presentano il loro candidato, Wilson, che ha il merito di essere un democratico meno razzista di tanti presidenti democratici precedenti, molto più aperto, come vedremo, avrà una grande importanza nella storia, anche Woodrow Wilson. Che succede? I repubblicani, dopo decenni, riescono a perdere le elezioni. Perché? Perché si presentano divisi, si presentano due candidati repubblicani. Il presidente uscente Taft, ma vi ho detto che il presidente precedente, Roosevelt, odiava Taft, si presenta quindi con un suo partito, con una sua lista, Roosevelt. E quindi il Partito Democratico è avvantaggiato e vince dopo molti decenni, finalmente elegge il suo presidente Wilson nel 1912, sfruttando il fatto che il Partito Repubblicano, il Partito Democratico vince Wilson, sfruttando il fatto che il Partito Repubblicano si presenta diviso. C'è un candidato ufficiale del Partito Repubblicano, Taft, e un candidato ribelle, della parte ribelle del Partito Repubblicano, Roosevelt. Roosevelt prende molti voti, voleva essere eletto per la terza volta, dopo 4 anni che non era più al potere. Allora era possibile, perché non c'è come oggi il limite di mandato, per cui il presidente americano può essere eletto solo 2 volte. Infatti anche successivamente l'altro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, fu eletto 4 volte consecutivamente, dal 1932 al 1944. Quindi Roosevelt era stato presidente 2 volte, poi per 4 anni non aveva avuto il potere, però si può presentare comunque una terza volta. Prende molti voti, ma è il terzo partito. Riesce semplicemente a far perdere i suoi ex colleghi di partito. Taft non viene riconfermato, vince il democratico Wilson, anche grazie al fatto che vi ho detto per poco tempo erano sorti altri partiti come il Partito Populista e il Partito Socialista, che presero comunque numerosi voti. Singolare il fatto che il movimento che venne chiamato populista si sviluppa negli stessi anni sia negli Stati Uniti sia in Russia. Parleremo del populismo russo. Abbiamo già parlato del populismo russo, parlando appunto della Russia. Wilson, presidente molto importante, nel 1912 verrà rieletto nel 1916 e sarà il presidente del Partito Democratico che nel 1917 convincerà gli statunitensi a entrare nella prima guerra mondiale a fianco dell'intesa, a fianco di Francia, Gran Bretagna e Russia. Ma questa è un'altra storia. Parteciperà anche ai trattati di pace di Parigi del 1919, i trattati di pace della prima guerra mondiale, ma questa ovviamente è un'altra storia, riguarda appunto la prima guerra mondiale. Abbiamo finito con gli Stati Uniti dal 1860 al 1914. Spero che queste 2 lezioni sugli Stati Uniti siano state chiare e precise.